Ciao a tutti e benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale e benvenuti nella mia stanza da letto. Mi trovo qui perché, come avrete intuito dal titolo, mi appresto a farvi fare un tour della mia cabina armadio. E mi verrebbe da dire anche un po' alla buon'ora, visto che mi richiedete questo video praticamente da quando mi sono trasferita a fine gennaio. Arrivo tardi ma arrivo, meglio tardi che mai, anche perché comunque vi ho proposto un sondaggio sulle mie stories di Instagram di recente e il video col tour della cabina armadio ha vinto a mani basse e quindi eccomi qua. Ora dovete sapere che quando mi sono immaginata questo video avevo in mente un'idea ben precisa, un po' sullo stile di Welcome to My Crib di MTV, no? Pam pam pam, ricchi premi e cotillon. Poi mi sono ricordata che no, non ho un cameraman che mi possa seguire e quindi niente, vi beccate una versione raffazzonata in cui filmo con il mio telefono, almeno sono un po' più comoda negli spostamenti, per dire. Prima di cominciare però vorrei fare ancora una piccola premessa, così anche un po' spoiler alert, anche un po' disclaimer. Sì, lo so, la mia cabina armadio è grande. E lo dico subito perché quando nelle stories su Instagram di tanto in tanto vi ho fatto vedere qualche parte della cabina armadio, i commenti sono stati quasi sempre: mamma mia, quella cabina è grande come il mio salotto, la mia camera da letto o addirittura il mio monolocale. Sì, è grande, è molto grande, occupa praticamente più della metà della stanza da letto, ma sappiate che non mi pento di nulla. Non mi pento di aver rinunciato a un bagno più spazioso con una vasca, idromassaggio, insomma non ho nessun rimpianto, ecco, nessuno. Anche perché la cabina armadio che mi appresto a mostrarvi è un po' il mio sogno diventato realtà. La desideravo da tempo immemore e vi confermo, sì Jerry è la mia risposta definitiva, accendiamola, che mi ha davvero svoltato sotto diversi punti di vista. Primo e non trascurabile, trovo sempre quello che cerco. Per me è un'esperienza quasi ultraterrena, perché ero abituata nella vecchia casa a ravanare per cassetti e armadi per ore prima di trovare eventualmente quello che cercavo, quindi già questo vale 1000. E tra l'altro mi rende anche molto facile creare outfit e abbinare i capi perché ho un po' tutto sotto gli occhi. Bene, se voi siete pronti io andrei a iniziare questo tour della mia cabina armadio, nel quale vorrei non solo farvi vedere come l'ho arredata, ma anche un po' spiegarvi come ho deciso di organizzare gli abiti e i capi in essa contenuti e anche condividendo 2 o 3 cosette che ho acquistato su Amazon che mi hanno aiutato a rendere la cabina più organizzata e fruibile. Perciò se voi siete pronti io andrei a cominciare. E comincerei il tour da questa prospettiva che vi permette di vedere la prima parte della cabina armadio, quella che a tutti gli effetti si estende nella camera da letto ed è composta da questi 2 armadi a doppia anta che sono gli unici con appunto le ante chiuse di tutta la cabina. Una scelta fatta proprio perché appunto da questa prospettiva, quindi entrando dalla porta, l'estetica della stanza è un po' più ordinata, mentre tutto il resto della cabina l'ho voluta con appendimenti a vista un po' in stile negozio, perché come vi accennavo prima mi piace avere sotto gli occhi i capi sempre per poter così, girando semplicemente lo sguardo, trovare quello che cerco. Ma addentriamoci signori, andiamo ad addentrarci. E ci troviamo così all'ingresso della cabina armadio. Qui abbiamo per l'appunto gli armadi con le ante e poi tutti gli appendimenti a vista. Peraltro, se vi interessa, vi posso anche dire che tutta la cabina armadio l'ho presa da questa azienda che si chiama Caccaro ed è assolutamente modulabile e personalizzabile dal punto di vista delle altezze degli appendimenti e dei vari moduli che la compongono. Ma andiamo. Come vedete, nella parte alta ci sono degli scaffali, delle mensole, poi gli appendimenti e sotto in parte cassettiere, su questo lato fino in fondo, su questo invece alternati di nuovo a mensole e scaffali bassi. Come ho organizzato la cabina armadio? Dunque, l'ho organizzata per stagione,
Quindi sì, avete capito bene, significa che non devo più fare il cambio armadio, un altro di quei pro giganteschi dell'avere una cabina armadio di dimensioni considerevoli. Quindi per stagione e anche per colore e tipologia di capo. Adesso vi mostro. In questa prima parte della cabina armadio ho i capi autunno-inverno divisi in questo modo. Sul lato sinistro abiti midi, divisi appunto per stampe e colore, qua ho tutti quelli neri, leggera propensione. A seguire ho i cardigan lunghi invernali, anche qui divisi tendenzialmente per colore. A seguire invece gli abiti lunghi. Come vedete appunto vi parlavo di altezze modulabili perché questa parte è più lunga e qui invece è un po' più bassa e quindi ho suddiviso in base alle altezze. In alto ci sono un po' di maglioni di Daniele e il resto per adesso è vuoto. Infatti non ve l'ho ancora detto, ma condivido la cabina armadio, viste le dimensioni, con Daniele, anche se ad essere onesta l'85-90% della cabina armadio è occupata da roba mia. Ma questo è un altro discorso. Ma procediamo con quest'altro lato, il lato destro, dove sulla parte bassa troviamo tutte le cassettiere all'interno delle quali ci sono per lo più cose di Daniele. E qui invece ho messo maglioncini diciamo invernali ma corti, cardigan corti, maglie invece un po' più importanti, tutti i miei blazer. Vedete che ho cercato comunque di mantenere un minimo un'organizzazione per colore, tutti i blazer, i pantaloni, i jeans, le gonne e le camicie. Fra le altre cose vi faccio notare che questa struttura della Caccaro ha all'interno dei montanti delle luci che favoriscono appunto l'illuminazione della cabina in sé e fanno anche grande atmosfera. Qui al fondo invece ho questa sezione molto molto comoda e anche questo è un consiglio che vi do, con tutte le fasce per capelli e i foulard messe su questi appendini organizzatori comodissimi. Questo se non sbaglio l'ho preso da Tiger, questo non ricordo ma è un po' sulla falsariga, questo invece lo trovate all'Ikea. Vanno bene anche tutti dell'Ikea, io questi avevo, questi ho usato, ma è un consiglio che vi do perché rende davvero semplicissimo ogni volta trovare la fascia giusta, il foulard giusto, mentre prima andavo a ravanare per cassetti e li avevo veramente in modo meno organizzato. Quindi questo è un primo consiglio che vi do. Proseguiamo e subito dopo ho invece una zona con scaffali che ho utilizzato. Nella parte alta ci sono cose di Daniele, qui ho di nuovo roba autunno-inverno, per lo più dolce vita o maglioncini più leggeri, più attillati o body invernali. Qui sotto invece ho messo le t-shirt, le ho spostate adesso perché mi viene più comodo e così le ho a portata di mano. Subito sotto invece ho cose che tengo in casa qui e cose da ginnastica, chiamiamole così, che tengo a portata di mano, e questo contenitore di Maison du Monde in legno con tutti i miei collant. Un altro modo comodo secondo me di organizzare i collant che di solito avevo in un cassetto ed erano di nuovo molto molto disordinati. Qua invece e voilà. Subito dopo questa zona scaffali abbiamo, signori, lo specchio più grande del mondo. Non esageriamo, però un discreto specchio che ho fatto fare su misura per così occupare per intero questa zona della cabina armadio, e finalmente mi posso specchiare e vedere a figura intera, perché prima nella vecchia casa avevo uno specchio un po' strettino che ogni tanto insomma c'è un po' fatica, invece adesso ci si può specchiare in 3 o 4. Un applauso per lo specchio, grazie. E dallo specchio spostiamoci sulla parete di fondo che, come vedete, è occupata da 2 finestrelle. A onor del vero, queste finestre fanno veramente poca luce purtroppo, e infatti questa zona centrale, adesso faccio 2 passi indietro così la potete ammirare per intero, è piuttosto buia. In realtà sto aspettando che finisca una pandemia per farmi installare un lampadario che scenda così dal soffitto, che peraltro vi faccio vedere, abbiamo lasciato tutto a vista perché ci piace questa spaziosità. Dicevo, un lampadario che dal soffitto scenda qui in corrispondenza di questa isola centrale, in modo da illuminare un po' anche questa zona un po' più buia.
però per adesso non c'è. Ma parleremo fra un attimo dell'isola. Passiamo invece a questa zona appunto di fondo, dove troviamo la bambola di Frida, un caro saluto, un lumino che un po' aiuta con la scarsa illuminazione di questa zona, ma fa quel che può, una bilancia che è priva di pile da tempo immemore, perché siamo onesti, chi ha il coraggio di pesarsi più dopo questa quarantena? Io no, di sicuro. E qui quest'altro organizzatore, diciamo, che ho preso di nuovo da Tiger e che è molto molto utile, come forse noterete, per tenere in ordine le collane, quelle un po' più sottili, per capirci, quelle che si ingarbugliano sempre ovunque le posi, e invece così ho risolto il problema. Grande soddisfazione, grandissima soddisfazione. E di seguito, qui appoggiato dolcemente sulla seconda finestra della cabina armadio, abbiamo il tenero Pippo, che è il mio orsacchiotto, quello che mi è stato regalato quando sono nata. Quindi siamo coetanei e diciamo che infatti abbiamo un po' quell'aria un po' così che hanno quelli che hanno passato i 40, ecco, mettiamola. Bello vestito da marinaretto. Ciao Pippo, l'ho messo qui perché almeno ha una visuale sul mondo esterno. E a seguire invece una fotografia di mio padre che ho voluto nella cabina armadio, perché comunque è un luogo nel quale passo molto tempo e mi piaceva avere una sua foto qui. Subito sotto questa finestra c'è invece un puff che è un po' propedeutico all'area che andiamo a vedere adesso, ovvero la scarpiera. Ho infatti deciso di adibire a scarpiera tutta questa zona della cabina armadio, sempre con l'idea di avere le scarpe tutte a vista, perché nella casa vecchia le scarpe erano in una sorta di scarpiera sotto un lavandino, quindi in un luogo anche un po' angusto, e il risultato è che finivo col mettere sempre le stesse due paia per la pigrizia. Bella sta inquadratura con dietro, un lato B non indifferente. Ma andiamo avanti con la scarpiera, che adesso vi mostro un po' più nel dettaglio. Come potete vedere, le ho semplicemente adagiate su questi ripiani, con l'unico accorgimento di metterle una al contrario dell'altra, in modo da poterne inserire di più per ogni mensola, per ogni scaffale. Anche qui sono un po', anche se più o meno, divise per stagione: in alto quelle un po' più estive, qua al centro quelle un po' vie di mezzo, e qua quelle un po' più invernali. Qualcuno potrebbe trovare questa soluzione un po' antigenica o forse non proprio esteticamente piacevole, ma dal mio punto di vista la trovo molto molto comoda, perché di nuovo scelgo l'outfit e poi scelgo le scarpe, bam, con un colpo d'occhio. Subito dopo la zona scarpiera ho questa zona sempre di scaffali che qui ho utilizzato per le borse. Ho fatto una bella cernita, un bel decluttering pre-trasloco. Tante borse sono state vendute, regalate, donate. Queste sono quelle che ho tenuto, che occupano 2 scaffali. Sono in ordine, a posto, anche qua le ho sempre sotto gli occhi, facili da trovare. Qua sopra ho messo 3 quadri che avevo nella vecchia casa. Forse avrete notato che non ci sono molti quadri appesi da nessuna parte, se seguite le mie storie su Instagram, e c'è un motivo. La realtà dei fatti è che con Daniele avevamo deciso di portare tutti i quadri che avevamo nella vecchia casa in un secondo tempo. Poi è successo quel che è successo, blindati senza poter più uscire, e solo questi 2 o 3 quadri sono riusciti a venire da questa parte, ma contiamo a un certo punto anche di portare il resto e appendere qualcosa, perché dal punto di vista del decorazione pareti siamo un po' sullo scarno, sul minimal, molto molto minimal. Ma procediamo con passi lunghi e ben distesi. Sotto le borse c'è uno scaffale un po' così random, con 2 cose che non sapevo dove altro collocare, e più in basso di nuovo 2 quadretti che avevo nella vecchia casa e una vaporella, un ferro a vapore che uso mai, diciamo, siamo onesti, ma che è lì all'occorrenza. Passerei adesso, se siete d'accordo, a analizzare un attimo questa isola centrale.
Quest'isola centrale è molto funzionale, anche se ad essere onesta questo lato lo è leggermente meno, perché è fatto con degli scaffali abbastanza profondi e anche un po' scomodi, perché sempre per il mio ragionamento del voler vedere le cose subito con un colpo d'occhio, qui invece un po' meno. Infatti l'ho utilizzato per cose che utilizzo molto poco, mentre in basso ci sono capi di abbigliamento di Daniele. Qui sopra ho arredato così un po' alla bene meglio con questo fantastico progettino fai da te che ho realizzato io, un finto cactus fatto con le pietre, una ciotola che non ha nessun utilizzo pratico e poi questo contenitore all'interno del quale tengo invece i body, quelli da intimo. Su questo lato invece ho tutta una serie di cassetti molto comodi. Il mio preferito è senza ombra di dubbio questo in alto, perché come forse avrete notato c'è un vetro che mi permette di vedere all'interno e poi il cassetto è proprio strutturato per ospitare accessori vari ed eventuali, tipo, come vedete, cinture, e poi io l'ho utilizzato anche per la bigiotteria, le collane più importanti, gli orecchini che tengo qui e che comunque ho sempre sotto gli occhi senza andare a ravanare più di tanto. C'è un filo di confusione, ma fidatevi che rispetto a prima niente, proprio è ordinatissimo. Negli altri cassetti, che tra l'altro sono tutti push, vi faccio notare, ho l'intimo e qui di nuovo vorrei segnalarvi questi organizer per cassetti che ho preso su Amazon e che trovo comodissimi perché sono in tessuto ripiegabili, quindi se non li usate li potete ripiegare, ma se li usate guardate com'è tutto ordinato, quasi mi commuovo, io che sono una disordinata cronica. Questi sono perfetti per calzini, questi che come vedete hanno un divisore un po' diverso l'ho usato per mutande e questi ancora più larghi sono perfetti per i reggiseni perché non vanno a rovinarli troppo. Guardate, ma sono commossa, la bellezza di sto cassetto ordinato, mai successo prima. Sotto invece c'è un po' meno d'ordine, ve lo dico già, e tengo i pigiami, così alla bene meglio, si fa anche un po' quel che si può, E chiudiamo. E andiamo così ad affrontare l'ultima parte della cabina armadio. Qui tengo i capi primavera-estate. Di nuovo l'idea era quella di suddividerli per genere e per colore. Come notate c'è un po' insomma è un po' meno precisa la suddivisione perché in estate ho tante cose con fantasie coloratissime, quindi ho diviso un po' più per genere. Qui sopra ho maglie, camicie, body, top e cose del genere. Sotto le gonne, le mie famose gonne a ruota in grande quantità che sono sia lì che lì. Qua sopra gonne un po' più lunghe, qualche blazer e qualche maglia, insomma non è proprio organizzatissima come dall'altra parte. E invece sul fondo gli abiti quelli lunghi, perché questo è l'unico luogo di tutta la cabina armadio che è predisposto ad ospitare abiti molto molto lunghi. Come potete vedere in basso ma anche in alto ci sono comunque delle mensole che al momento sono vuote, così come questa zona che è tutta ancora così, ci lascia possibilità di allargarci. Su questo lato invece i capi appesi di Daniele sono un filo meno dei miei, forse vi è così balzato agli occhi. A mia discolpa però ci tengo a precisare che lui ha anche delle cose appese nei famosi armadi con le ante che vi ho mostrato all'inizio, per dire, vabbè. Su questa parte così che era rimasta vuota ho creato un'installazione che lascia il tempo che trova con queste borse di Gucci e Chanel che mi ero ostinata a conservare perché mi sembravano molto belle e vabbè ho fatto un'installazione. Ma lascia il tempo che trova. Qua sopra invece abbiamo stipato le valigie e chissà quando potremo riutilizzarle, chi lo sa, mentre qua sopra, più che altro per pigrizia, ho tenuto tutte le scatole delle scarpe che ho così posizionato nella scarpiera. Pigrizia fondamentalmente perché mi fanno anche un certo disordine, come potete notare, ma ormai sono lì, chi lo sa quando le butterò, chi lo sa. Ed eccoci quindi alla parte finale della cabina armadio dove c'è ancora una cosa che vorrei mostrarvi perché è un altro così suggerimento che vi do che io trovo molto utile. In questa zona che divide un po' l'ingresso della cabina armadio dalla zona primavera-estate ho installato dei ganci a ventosa che adesso vi mostro, li ho presi su Amazon e li trovo comodissimi.
A cosa servono? Vabbè, sono dei ganci e voi capirete da soli a cosa servono, tipo questo lo uso per le mie amatissime vestaglie. Questo che vedete vuoto in realtà lo utilizzo per rendermi più facile preparare gli outfit la sera per la mattina, tipo magari domani metto questo vestito con, poi vengo qua, do un'occhiata, che ne so, questo blazer, e poi faccio le prove e la mattina ho già l'outfit pronto senza andare a sceglierlo all'ultimo minuto. Molto comodo, costano poco, sono a ventosa, quindi non dovete forare assolutamente nulla. In ogni caso vi ricordo, caso mai non l'avessi già detto, non lo escluderei, insomma, che sul mio blog metterò una bella lista di tutti questi vari organizer che ho comprato praticamente tutti o quasi su Amazon, quindi ganci a ventosa, organizzatori per cassetti in tessuto, o anche questo dell'Ikea, o se lo trovo questi di Tiger, o comunque qualcosa di affine, perché li trovo molto utili e rendono più semplice trovare le cose e organizzare cassetti, armadi e cabina armadi, ovviamente. E il link al mio post dedicato, come sempre, lo trovate nella info box qui sotto, oppure cliccando sulla i qui sopra la mia testa. E giungiamo così al termine del tour della mia cabina armadio. Spero che questo video vi sia piaciuto, mentre faccio così una carrellata e fra un po' mi gira la testa. Spero che questo video vi sia piaciuto, se così è non dimenticate di cliccare mi piace in modo che io possa saperlo, e se poi non l'avete ancora fatto, amici cari, cosa aspettate? Iscrivetevi al mio canale per non perdere nessuno dei prossimi video. Io direi che per oggi non c'è altro, baci a stampo e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!